Adesso tu dove vai? Te ne frega qualcosa? No. Vado alla stazione! Prendo il primo treno. Susi, aspetta, ti accompagno. No, grazie. Bentornati nella soffitta, il posto dove rispolveriamo volti dimenticati, copertine ingiallite e piccole leggende che hanno attraversato gli anni 70 lasciando più domande che risposte. Oggi parliamo di una meteora vera, Sara Sperati. Forse qualcuno la ricorda subito, altri magari diranno «Sara chi?» Ed è proprio questo il bello. Sara appartiene a quella categoria di donne apparse per poco, ma capaci di restare impresse nella memoria di chi le ha viste al momento giusto. Una bellezza intensa, misteriosa, con quello sguardo che bastava da solo a vendere una rivista o un sogno da tenere nascosto nel cassetto. Sara Sperati, all'anagrafe Adele Sperati, nasce nel 1956. Le fonti non sono sempre concordi su tutti i dettagli, ma il suo percorso pubblico fu breve e concentrato soprattutto tra cinema, fotoromanzi e musica. Arriva alla ribalta nella seconda metà degli anni 70, quando l'Italia viveva una stagione irripetibile. Fotoromanzi in edicola, cinema di genere, riviste patinate e polizieschi duri. Sara si fa notare sulle pagine della mitica Lancio. In quelle storie piene di amori complicati e sguardi trattenuti, lei funzionava benissimo. Non era soltanto bella, aveva un fascino sospeso tra dolcezza e malizia, quella combinazione che faceva girare pagina, ma lentamente, diciamo così. Uno dei momenti più ricordati arriva con Playman. Alcune fonti indicano il numero di novembre 1977, mentre cataloghi antiquariali riportano anche una copertina Playman del 1973 a lei dedicata. Dettaglio da maneggiare con cautela, perché su Sara Sperati la documentazione è frammentaria. Ma il punto resta chiaro, il suo volto entrò nell'immaginario delle riviste maschili italiane. Sara portava in quelle immagini un fascino naturale, morbido, un po' sfuggente. Poi arriva il cinema e Sara entra in quel territorio irregolare del cinema italiano di genere, dove le carriere potevano passare dai fotoromanzi ai set, dalle copertine patinate ai ruoli di contorno. La troviamo in titoli come Mark il poliziotto, diretto da Stelvio Massi, e La polizia alle mani legate, firmato da Luciano Ercoli, pellicole legate alla stagione del poliziottesco, con strade nervose e commissari decisi. Anche quando i ruoli femminili non erano centrali, certi volti riuscivano a imprimersi nella memoria. Sara appariva, catturava l'occhio e lasciava il pubblico con la domanda «Ma chi era quella?». La partecipazione più curiosa resta Salon Kitty di Tinto Brass, film del 1976 diventato cult per la sua estetica provocante, decadente e teatrale. Sara interpreta Elga, una delle presenze femminili che popolano quell'universo visivo, carico e inconfondibile. È un'apparizione breve, ma inserita in un film che ancora oggi viene riscoperto e discusso. Fin qui potremmo già chiuderla così, fotoromanzi, copertine, cinema di genere, Tinto Brass. Ma Sara Sperati ha una seconda vita artistica che la rende ancora più sorprendente. A metà anni 80 cambia scenario e passa al mondo heavy metal, diventando la voce dei Fingernails, band romana diventato nel tempo un piccolo culto tra gli appassionati del metal italiano. Sì, avete capito bene, la stessa Sara delle copertine e dei fotoromanzi, ora con il microfono in mano, tra chitarre ruvide, batteria martellante e un'energia da sala prove. Con i Fingernails incide 2 demo, Heavy Night e Patto d'acciaio. La sua militanza nel gruppo viene collocata tra il 1984 e il 1985 e Heavy Night è stato ristampato in CD nel 2014. Ed è qui che Sara diventa davvero speciale. Non solo una bella presenza degli anni 70, ma una donna capace di attraversare mondi diversissimi, dalla carta patinata al cinema audace, fino al metal underground, da musa da rivista a frontwoman graffiante. Una traiettoria che sembra scritta da uno sceneggiatore con molta fantasia. Poi arriva il silenzio. Sara Sperati è morta nel 2002, ancora giovane. Alcune fonti indicano semplicemente l'anno della scomparsa. Altre ricostruzioni tra appassionati parlano di una fine dolorosa, ma non sempre con documentazione solida. Per questo è meglio raccontarla con delicatezza, senza trasformare il mistero in pettegolezzo. Quello che resta, invece, è la sua scia, breve, intensa, irregolare.
Sara Sperati resta così, una presenza intrigante, una bellezza d'altri tempi, una figura sospesa tra fotoromanzo, cinema di genere e heavy metal. Non una diva nel senso classico, forse, ma una storia perfetta per la soffitta, tra una vecchia rivista, una pellicola di culto e un demo metal che gracchia ancora con carattere. E adesso ditemi voi, ve la ricordavate Sara Sperati? Se questo viaggio vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e scrivetemi nei commenti quale volto dimenticato vorreste riscoprire nella prossima puntata. Perché qui nella soffitta niente sparisce davvero. Certe stelle passano veloci, ma la loro scia resta accesa.